E se ti dicessi che per fare scatti come questo non ho usato alcun aggeggio costoso né luci professionali, ma che tutto mi è costato 1,50 €? La gestione delle luci nella fotografia è tutto, o quasi, ma faretti e flash professionali non sono per tutte le tasche. Non sono sempre facili da usare e richiedono un minimo di spazio per essere posizionati a dovere. Se sei appassionato di fotografia da studio, still life, nature morte e dintorni, c'è una tecnica divertente che dovresti proprio conoscere. Si chiama light painting o pennellate di luce e consiste letteralmente nell'usare una fonte di luce come se fosse un pennello per illuminare delle precise zone in una composizione. Mi è servita per creare un'illuminazione calda e soffusa in scatti come questo, dove sembrano esserci più faretti piccoli e dalle ombre morbide, ognuno puntato su un particolare diverso della foto. Ma c'è anche chi la usa per risultati più psichedelici, come questo fascio di luce. Qualche amico mi ha chiesto come ho ottenuto questi effetti, semplici ma impressionanti se si pensa che non serve nessun accessorio costoso o professionale per ottenerli. Quindi eccoci qui. Tutto quello che serve è una macchina fotografica, una qualunque, purché abbia la possibilità di essere impostata in manuale, un treppiedi, preferibilmente un telecomando per lo scatto a distanza, e una piccola torcia. Io ho preso questa per 1,50 €, ma va benissimo anche il flash dello smartphone. In questo caso la tecnica è gratis. Prima di cominciare è importante sapere che il light painting richiede un po' di esperimenti. Non è detto che al primo colpo si otterranno i risultati sperati, ma le soddisfazioni arriveranno. Innanzitutto creiamo la nostra composizione. Io ho scelto un comune cesto di frutta, un semplice vasetto per arricchire la scena e nulla più. Comincia con oggetti semplici e opachi che non riflettano la luce, poi sperimenterai con composizioni più complesse. Una buona idea è usare oggetti grossi, così il fascio di luce potrà essere direzionato sui singoli particolari e non sbaverà sull'oggetto intero. La chiave del light painting sono i tempi lunghi e il buio assoluto. La foto al naturale deve apparire nera e solo quello che illumineremo con la nostra torcia sarà impresso. Io ho impostato 10 secondi per scatto, così da avere tutto il tempo di muovermi e illuminare ciò che ho in mente. Una buona idea è tenere un diaframma estremo per una profondità di campo che tende all'infinito. Questo ci servirà per far sì che lo scatto richieda ancora più luce, ed evitare così un'illuminazione parassita dall'ambiente. Senza torcia la foto deve apparire del tutto nera, buia. Quindi F22, ISO al minimo, spegniamo le luci e serriamo le finestre. Per ora terrò le luci della stanza accese per mostrarti cosa faccio con la torcia. Poi vedrai l'operazione anche in presa diretta con le luci spente. Innanzitutto ho progettato mentalmente la mia fotografia. Voglio che la mia luce principale più morbida arrivi da destra e che ci sia una luce posteriore da sinistra, illuminare in maniera più dura i bordi della frutta così da staccarla più dallo sfondo. Con la macchina ben salda sul treppiede e qualsiasi tipo di stabilizzatore elettronico disattivato per evitare che il movimento della torcia lo mandi in tilt e renda le foto mosse, faccio partire lo scatto col telecomando. Ho 10 secondi per tracciare i contorni della frutta, cercando di ricostruire il fascio di luce di un faretto diretto puntato lì, da dietro, da vicino. Poi passo al lato destro. Scatto e illumino più da lontano per una luce più diffusa. Mi muovo un po' di più per ammorbidirla e cerco di soffermarmi sulle parti che voglio sporgano di più, in modo che appaiano più tridimensionali, come appunto la frutta o il bordo laterale della ciotola. Ti ricordo che siamo nel buio assoluto, quindi il fondale verrà nero. Io ho usato un telo per evitare rifrazioni involontarie, ma ora potrei voler usare quel telo come fondale per la foto. Scatto e lo illumino. Vado in giro per ammorbidire tutte le pieghe e lo faccio venire fuori di un bel grigetto. Se non mi piace questo sfondo, posso usare un piccolo trucco. Ti ricordo che in foto viene solo quello che colpiamo con la nostra torcia. Quindi, se uso un cartoncino, lo illumino e lo porto in giro dietro la composizione, questo darà un unico fondale sfumato per tutta l'area. Mi piace decisamente di più questo effetto. Non devo preoccuparmi se la torcia è entrata in campo durante gli scatti. Come puoi immaginare, la torcia lascerà delle scie nello scatto, e sono quelle che hai visto nella foto all'inizio di questo video, quella con la moka. Ricorda però che tutto intorno è nero, quindi posso sempre cancellare quelle scie senza compromettere lo scatto. Devo invece fare attenzione che la torcia non finisca mai dietro un oggetto, altrimenti la scia si sovrapporrà al bordo dello stesso e lo scatto sarà da buttare, sempre se la mia intenzione non è conservare la scia nella foto finale. Il resto del lavoro va fatto a computer, ma prima ti mostro la sessione reale filmata, mentre la macchina fotografica scatta le vere foto che andremo a usare per comporre il nostro scatto definitivo. Per questa composizione ho fatto solo 3 scatti, ma potrei volerne fare anche di più, per poi selezionare le parti che mi interessano in ogni scatto. Li apro tutti come livelli in Photoshop. In questo abbiamo la luce principale, quella da destra. Qui c'è quella da dietro, a sinistra. E questo è lo sfondo che ho scelto. Come dicevo, potrei voler usare solo alcune parti di ogni scatto. Per esempio, potrebbe non convincermi qualche sbavo di luce di troppo nel mio controluce se voglio più contrasto, e potrò volerlo cancellare semplicemente con la gomma.
Sotto però ci serve ancora il nero, quindi aggiungo un altro livello tutto nero come sfondo. Ora imposto i livelli con metodo di fusione schiarisci. Questo fa emergere in maniera naturale le parti più luminose di ogni scatto. Adesso non mi resta che lavorare di fino per decidere quali parti di ogni scatto voglio conservare e quali bisogna cancellare. Questa parte va a gusti, secondo l'effetto desiderato. Dopo una ritoccata a livelli e colori, ecco com'è il mio risultato. Le possibilità della tecnica delle pennellate di luce sono praticamente illimitate. Posso usarla per inventarmi delle luci di forme strane che non posseggo realmente, o giocare coi colori, o ancora posso usare il fascio stesso di luce per disegnare nell'aria o sugli oggetti, per esempio usando un laser al posto della torcia. Tutto quello che serve è una conoscenza basica di come si comporta la luce in un set fotografico. Come accade spesso, non è una macchina fotografica o un accessorio costoso a determinare una buona fotografia. Mai come in questo caso, la chiave sta nel sapere quel che si fa. Padroneggiare le fondamenta della fotografia e dell'illuminazione. Qui il lavoro sta al fotografo, non ai megapixel. Dopodiché l'unico limite è davvero la fantasia, è tutto per 1,50 €. Iscriviti, condividi questo video e regalami un mi piace se questo piccolo esperimento ti è stato utile. Intanto tocca il video che ti incuriosisce di più se vuoi vedere qualche mio lavoro. Forza, scegliene uno. Non posso credere che tu stia ancora fissando una schermata immobile. Ok, alla prossima!